Sono Federico Pool, egittologo, curatore al Museo Egizio. Oggi vi parlo di un oggetto molto particolare. Si tratta di un fossile di riccio. Il fossile in questione è di un riccio di mare. Per la precisione un Echinolampas africanus, quelli che si chiamano ricci irregolari, perché invece di avere l'ano sul dorso e la bocca sulla parte piatta, diciamo, tra virgolette, ventrale, hanno entrambi sulla parte ventrale con l'ano decentrato verso il bordo dell'oggetto. In questo esemplare è perduto perché il bordo del fossile è smangiato, frammentario. Perché un egittologo vi parla di un riccio? Bene, perché questo riccio è stato rinvenuto in un sito archeologico in Egitto e soprattutto presenta sulla parte ventrale un'iscrizione geroglifica. Sulla vostra destra c'è un uccello, se riuscite a distinguerlo, che sta cercando qualcosa col becco. Si tratta di un ibis, l'ibis che cerca il suo nutrimento appunto col suo lungo becco nell'acqua bassa, e in egiziano è l'ideogramma del verbo trovare, gem. In effetti l'iscrizione inizia proprio così: trovato a sud di Ik dal sacerdote Cha-Nefer, anzi per precisione dal padre divino Cha-Nefer. Padre divino è un titolo sacerdotale. Quindi Cha-Nefer lo ha trovato, non lo ha trovato dove l'abbiamo trovato, ma in un posto chiamato Ik, di cui poi parleremo, e poi lo ha portato al tempio di Eliopoli, questo grande tempio del dio Ra, di cui ben poco resta, e qui, molti secoli dopo, fu trovato dall'archeologo italiano Schiaparelli. Perché Cha-Nefer porta il riccio al tempio di Eliopoli e possiamo supporre lo dedica al dio? E perché viene conservato poi nel tempio? Ma allora direi che la risposta può essere che Cha-Nefer lo riteneva una biat, una meraviglia. Biat possono anche essere le pietre di valore, qualsiasi cosa è meraviglioso, qualsiasi portento è una biat, e la biat è ciò che si dedica agli dei. Potrebbe anche esserci un'associazione religiosa con il ritrovamento a Ik, cioè Cha-Nefer raccoglie una biat a Ik, e Ik è un luogo che è anche menzionato in testi religiosi molto tardi come il luogo dove viene ucciso Apophis, il nemico di Ra. Quindi potrebbe essere un motivo supplementare che ha portato Cha-Nefer a dedicare l'oggetto proprio nel tempio di Ra ad Eliopoli, ma questa è ovviamente solo un'ipotesi. Di grande interesse è anche il luogo di ritrovamento del riccio. Fu trovato a Eliopoli dalla missione italiana agli inizi del XX secolo e fu trovato in un luogo molto particolare. Schiaparelli nei suoi scavi riconobbe una struttura che a lui parve circolare, che lui chiamò il labirinto, una struttura con camere. Ne abbiamo addirittura un modellino qui in museo che fu fatto realizzare da lui, una struttura senza confronti in Egitto, con queste camere, queste articolazioni in 5 navate. Oggi sappiamo che quella struttura in realtà non era un edificio, bensì era piena, e quei muri servivano a creare sostanzialmente delle concamerazioni che venivano poi riempite di sabbia. Potrebbe essere quella che è denominata la sabbia di Eliopoli, una specie di muro o di grande sbarramento realizzato sotto Tutmosi III. Quello che è interessante è che il riccio fu trovato in una fossa scavata nel voltone, dice Schiaparelli, di questo edificio, quello che secondo lui appunto era un vero e proprio edificio, assieme ad altri oggetti. Sembrerebbe trattarsi di una forma di deposito votivo, cioè un luogo dove vengono nascosti, rimossi
arredi sacri che cadono in disuso oppure che sono frammentati. La cosa particolare di questo deposito è che contiene vari oggetti eccezionali, quindi non solo il riccio, ma anche degli altri oggetti che adesso andiamo a vedere. Questo è il frammento di un monumento appartenuto al faraone Djoser. È il suo Serech, vediamo il motivo a facciata di palazzo qui, e sopra leggiamo la R e la H, che sono gli ultimi segni del nome di Horus di Djoser, che era Necherichet, con cui di solito è menzionato nei documenti coevi, a lui coevi. Allora, qui Djoser è vissuto nella terza dinastia, è vissuto quindi, diciamo, per far cifra tonda, intorno al XXVI secolo a.C. Quindi un monumento molto antico che viene sepolto insieme a monumenti molto successivi e quindi conservato per millenni, non secoli, ma millenni nel Tempio di Eliopoli. Allora, questo tipo di conservazione del passato ha fatto addirittura parlare qualche studioso di musealizzazione dei reperti, come se fosse il Tempio un museo ante litteram. Ecco un altro oggetto proveniente dalla fossa esplorata dalla missione italiana, quindi col riccio, con il frammento del monumento di Djoser. C'era anche questa sfinge di Tutmosi III, di cui leggiamo il prenome sul petto. Tutmosi III, faraone vissuto nel XV secolo a.C., quindi oggetti di diverse epoche, oggetti notevoli, oggetti frammentati, perché sono stati veramente buttati via, ma non si dovevano comunque restare nel Tempio. Comunque sono pulizie che si fanno all'interno del Tempio e presumibilmente sono oggetti che non possono in qualche maniera essere portati via.